Era il 2017 quando Citroën si è lanciata in un nuovo segmento di mercato che sarebbe diventato presto di successo. Sto parlando dei crossover urbani e sto parlando in questo caso della Citroën C3 Aircross. Quell'anno eravamo sempre qui dagli amici di Auto Club Group che oggi, 4 anni dopo, ci stanno dando nuovamente la possibilità di mostrarvi, però con un look più rinnovato, quello che è il refresh a tutti gli effetti della Citroën C3 Aircross. Ora l'analizzeremo dal punto di vista estetico e a breve andremo a guidarla qui per le strade di Bari, perché comunque l'auto mantiene tutte le caratteristiche di personalità che la contraddistinguono, mantiene tanta sostanza, ma anzi la migliora leggermente perché comunque non è stata stravolta, come possiamo vedere innanzitutto da questo muso. Un muso che appare un po' più spigoloso, muscoloso, con una maggiore tridimensionalità grazie ad un gioco di design che è stato fatto andando ad assottigliare, anzi a stravolgere, l'unico dettaglio veramente diverso, che è la parte inferiore del gruppo ottico anteriore, che prima, se vi ricordate, era un grande quadrato con i bordi smussati, ma adesso è una piccola palpebra che va a richiamare la dimensione e la forma di quella superiore e che quindi diventa più squadrata per quanto riguarda la parte in cui va a raccordarsi al frontale. Abbiamo una griglia molto sottile, una calandra molto sottile, completamente chiusa, che quindi è più che altro un vezzo di design con questi listelli ricurvi. Nella parte laterale lo si nota ancora di più, e inferiormente ritroviamo questo gioco di design per quanto riguarda la griglia della vettura. Sempre sotto, guardate un po', abbiamo una protezione satinata che in questo caso porta una personalizzazione arancione satinata e che, non so a voi, a me ricorda moltissimo quanto si trova nella parte inferiore della sorella maggiore, la Citroën C5 Aircross. Risalendo ancora una volta troviamo chiaramente il double chevron di Citroën cromato con questa divisione in due, esattamente come i gruppi ottici, ma direi di spostarci verso la parte laterale, dove posso farvi effettivamente rendere conto delle dimensioni di questa vettura. Stiamo parlando di 4,16 m di lunghezza con un passo di 2,60 m che sicuramente andrà a tutto beneficio degli occupanti interni, con una larghezza di 1,76 m ed un'altezza di 1,64 m. Abbiamo tra l'altro le barre sul tetto, in questo caso in nero lucido, e proprio nella parte laterale possiamo vedere le varie personalizzazioni, perché abbiamo una combinazione di grigio canna di fucile, nero lucido e arancio, anzi quasi color corallo, perché le combinazioni di colore sono ben 70 per quanto riguarda la scelta di pacchetti, verniciature esterne, verniciature del tetto, specchietti e anche queste personalizzazioni che ritroviamo nel terzo finestrino all'altezza del montante C. Prima di arrivare nel posteriore vi faccio vedere anche i cerchi. Abbiamo dei Bridgestone con il più grande diametro disponibile su questa vettura, quindi 17 pollici, base sono da 16, in particolar modo abbiamo una gommatura 215/50 R17 e i cerchi sono disponibili in due finiture, sia da 16 che da 17 pollici, finitura diamantata, finitura completamente nera. Siamo arrivati però, prima di salire a bordo, all'ultimo tratto estetico di questa vettura, che è quello che cambia di meno. Se vi ricordate, qualche mese fa in questo video qui in alto nelle schiere abbiamo provato la nuova Citroën C3 generazione 2020, che è un restyling, se vogliamo, un breve refresh. In questo caso molto simile, praticamente non c'è nessun cambiamento. Abbiamo i fari con questi elementi squadrati con i bordi smussati come c'erano in precedenza sulla generazione 2017, il grande logo Citroën contorniato dal cromato sul nero lucido, il lettering C3 Aircross e in basso le protezioni, i cosiddetti Citroën Bumps. Ma già che siamo qui, poco prima di entrare all'interno vi faccio vedere anche il baule. Abbastanza leggero, si nota tra l'altro anche la lente della retrocamera di parcheggio. Abbiamo un baule con il mio zaino all'interno per farvi rendere conto della profondità, con una capacità di carico di partenza di 410 litri. Perché vi dico di partenza? Questo divanetto posteriore, oltre ad avere una frazionabilità 40-20-40 che permette di raggiungere una capacità massima di 1289 litri, può scorrere in avanti di 15 cm e permettere sia agli occupanti di avere maggiore o minor comodità a seconda dell'altezza e quindi della lunghezza delle proprie gambe, ma anche di raggiungere una capacità di carico maggiore insieme al doppio fondo, che sale fino a 520 litri. Ora però ho dato abbastanza i numeri, è arrivato il momento di cambiare un po' i numeri di cui parliamo, andando a guidare appunto nelle strade della nostra amata Bari la nuova Citroën C3 Aircross. Finalmente alla guida della nuova Citroën C3 Aircross. In questi primissimi chilometri posso darvi già qualche impressione, le mie sensazioni iniziali su questa vettura, quindi sul refresh.
Devo dire che la sostanza non cambia molto, non cambia rispetto alla scorsa generazione di C3 Aircross, ma soprattutto non cambia rispetto agli ultimi modelli provati. Sto parlando della C3, della nuova C4, ma sto parlando anche della C5 Aircross. Ovviamente non ne condivide lo schema sospensivo con le Progressive Hydraulic Cushions, ma comunque la taratura è al 100% confortevole su tutti i parametri, non unicamente per quanto concerne l'assetto. Prima di questo però voglio fare un plauso alla praticità quotidiana di questa vettura per quanto riguarda lo spazio e anche l'aria che si respira a bordo. C'è veramente tanta ariosità. La vetratura è generosa nell'anteriore, nella parte laterale con il finestrino diviso praticamente in 4, perché abbiamo finestrino anteriore con anche una piccola parte che secondo me è utilissima per vedere cosa succede nel 3/4 davanti a noi da entrambi i lati, e anche nel posteriore con il terzo finestrino che secondo me in fase di manovra aiuta tanto, insieme anche all'1.8 che ha il tergicristallo che occupa leggermente spazio, ma che comunque rispetto al resto del mercato, noi vi diciamo spessissimo che nelle auto più moderne, soprattutto nei SUV, la visibilità non è il massimo. Beh, in questa devo dire c'è tanta ma tanta area. Se vogliamo dare un'ulteriore nota positiva, è il fatto che comunque siamo aiutati nella visibilità dall'altezza da terra per quanto riguarda la guida quotidiana, ma anche nelle fasi di parcheggio, dai sensori di parcheggio, dalla retrocamera visibile in questo display di cui adesso vi parlo. Retrocamera che è rimasta la stessa della generazione 2017 e che viene aiutata oltre a questo anche dal Park Assist, quindi dalla funzione di parcheggio automatico della vettura. Parliamo per un attimo di questo abitacolo, perché ci sono 4 configurazioni che possiamo scegliere. C'è quella base, quindi quella un po' più essenziale, e poi ci sono delle altre formule di design, i cui nomi li troverete nel nostro articolo completo, che vanno un po' a richiamare diversi stili. Stiamo parlando di uno stile un po' più moderno, quindi un po' più accattivante, uno più trendy, quindi più alla moda, e infine una configurazione dell'abitacolo più elegante, quindi un po' più lussuosa, che chiamano quindi una qualità un po' più premium che si respira, come vi ho già detto, dalla taratura delle sospensioni e quindi da questo fluttuare sulle asperità del manto stradale, e fidatevi di noi perché a Bari ce ne sono tante di asperità, oltre che dalla taratura della risposta del volante, che è un volante leggero, morbido e quindi molto confortevole, ma comunque non impreciso, devo dire molto comodo da utilizzare in tutta sicurezza. Oltre a questo abbiamo una pedaliera molto regolare con acceleratore e pedale del freno, perché questa è automatica quindi non abbiamo il terzo pedale, ben tarati in maniera molto regolare, frenata sempre pronta con un ottimo mordente. E inoltre l'ulteriore, diciamo, caratteristica di comfort è data dal cambio. Dopo vi dirò tutte quante le scelte che abbiamo in fatto di motorizzazione e trasmissioni, ma vi dico già che l'EAT6, beh ragazzi, lo conosciamo tutti, è veramente fluidissimo, cambio automatico, 6 rapporti, impercettibile nelle cambiate, e devo dire che fa invidiare molte altre case costruttrici. Ma torniamo un po' a valutare questo abitacolo. Oltre alla scelta degli stili della plancia, dei pannelli porta, vi dico che comunque i materiali scelti sono nella media di questo segmento. Abbiamo plastiche rigide nella parte alta della plancia e in quella dei pannelli porta, delle imbottiture molto interessanti, ma secondo me il punto forte di questa vettura, che fa davvero ancora una volta fluttuare su una nuvola anche su questo tratto sconnesso del lungomare di Bari, che solitamente mi fa semplicemente ballare, e non è positivo ballare in un'auto, è la presenza dei sedili Advanced Comfort. Li abbiamo ritrovati praticamente in tutti gli altri ultimi modelli della casa del double chevron, e sono questi sedili caratterizzati da una schiuma poliuretanica di 1,5 cm più spessa rispetto ad una normale imbottitura, e oltre ai fianchetti, nello schienale e nella seduta, devo dire che appunto fanno rendere la guida molto più goduriosa, assorbono molto bene le asperità insieme alle sospensioni, ma contengono al contempo molto bene in curva, nonostante però chiaramente la taratura confortevole di questa vettura è molto poco sportiva, sì, faccia assorbire bene buche, dossi, radici dell'asfalto, però comunque effettivamente, come è normale che sia, la fa coricare un po' nelle curve più sostenute.
La vita a bordo comunque è resa confortevole, come già detto, dallo spazio, perché il passo di 2,60 m permette di stare comodi sicuramente in 4, ma probabilmente anche in 5, dato che il tunnel centrale nel posteriore è praticamente inesistente. A livello di comfort abbiamo le classiche prese per caricare gli smartphone, in particolar modo una 12 volt all'anteriore, una nel posteriore e una presa USB-A nel pozzetto anteriore. È disponibile per caricare lo smartphone anche una piattaforma ad induzione, e in generale la tecnologia aiuta molto nel comfort. Perché? Partiamo prima dall'intrattenimento, che è quello contenuto nell'infotainment racchiuso in questo display che è aumentato infatti di diagonale, parliamo di 9 pollici invece che 7 come in precedenza, touchscreen abbastanza fluido, aiutato nell'utilizzo da un navigatore con le mappe connesse TomTom e anche con la connettività via cavo di Apple CarPlay e Android Auto. A livello di tecnologia è anche disponibile su questa C3 Aircross 2021 un head-up display che quindi proietta le informazioni più basilari davanti ai nostri occhi senza dover abbassare lo sguardo, alla strumentazione mista analogico-digitale dietro il volante. E in generale devo dire che comunque mi sembra una strumentazione in fatto di tecnologia abbastanza nella media del 2021, il che non è niente male. Però, appunto, come anticipato, non si parla solamente di intrattenimento per quanto riguarda il comfort e la serenità di un'automobile mediamente tecnologica del 2021, ma sono importantissimi gli ADAS, quindi sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. La C3 Aircross 2021 ne ha diversi. Abbiamo l'Active Safety Brake, quindi l'avvertimento degli ostacoli in frontale, quindi la frenata d'emergenza. Abbiamo il mantenimento di corsia con un avviso sonoro che appunto inizia a suonare quando stiamo superando le linee sull'asfalto. Abbiamo a disposizione il cruise control, il rilevamento della stanchezza del conducente e la lettura dei cartelli stradali. Inoltre, oltre al keyless access and start, quindi all'apertura delle portiere e all'avviamento senza chiave ma con il pulsante e con l'avvicinamento per quanto riguarda le portiere, sotto i controlli e le shortcut del clima, che purtroppo resta principalmente a sfioramento e non con dei tasti fisici, troviamo dei rotori fisici molto interessanti. C'è un manopolone che ci dà accesso al grip control di Citroën. Di cosa parliamo? Di 5 diverse modalità per quanto riguarda il controllo dell'ESP. La prima è in off, lo leggiamo nel piccolo schermo TFT a colori davanti ai miei occhi dietro il volante. Abbiamo una modalità normale del grip control, una taratura secondo appunto l'adattamento dell'ESP e in generale della trazione alla neve. Ce l'abbiamo anche in merito alla modalità fango e alla modalità sabbia, quindi nonostante quest'auto sia offerta unicamente in trazione anteriore, può essere adattata alla trazione e in generale la risposta del motore e della coppia in base alle più disparate condizioni del manto stradale o comunque sulle strade bianche che stiamo percorrendo. Quindi secondo me qualche gita domenicale, soprattutto nelle campagne pugliesi, potrebbe farci togliere qualche soddisfazione, ma in generale farci affrontare le strade in tutta tranquillità. Oltre a questo, a proposito di strade sdrucciolevoli o comunque strade di montagna, abbiamo anche l'Hill Descent Assist che ci aiuta a mantenere una velocità costante senza andarla noi a regolare con la frenata, semplicemente premendo un pulsante. Vi ho parlato di ADAS, vi ho parlato della risposta del motore, parliamo adesso quindi delle motorizzazioni, 4 in totale. La scelta è per quanto concerne diesel o benzina. Partiamo da benzina, con un 110 cavalli abbinato al cambio manuale 6 rapporti, oppure un 130 cavalli, sempre PureTech benzina, motore 3 cilindri 1200 abbinato più che altro ad un cambio automatico EAT6, esattamente come quello che stiamo guidando, quindi 6 rapporti. Ora però stiamo provando una Blue HD di Citroën, quindi una versione a gasolio. Due le configurazioni del 4 cilindri, abbiamo un 110 cavalli abbinato al manuale 6 marce, oppure esattamente quella che stiamo guidando, un diesel 120 cavalli abbinato all'EAT6 a 6 rapporti. Secondo noi questa è la versione più consigliata per chi fa tanti chilometri, perché comunque la praticità in questa vettura la fa veramente da padrone, ma ciò non vuol dire che sia presti solamente ad essere guidata come si deve in città, ma secondo me anche in un viaggio medio-lungo. Ottima per chi fa tanti chilometri, cambio automatico eccellente e fluido come vi ho già detto, ma anche tanta coppia, perché abbiamo una velocità di punta di 180 km/h e ben 300 Nm di coppia massima, e credetemi, in questi chilometri ne abbiamo potuto saggiare le capacità, non è veramente niente male, soprattutto in fase di sorpasso.
Secondo me, tra l'altro, un'ulteriore motivazione che potrebbe convincervi a seguire il nostro consiglio, appunto, se viaggiate tanto, la Blue HD 120 cavalli è sicuramente la C3 Cross che fa per voi, sta nei consumi, perché non essendo particolarmente attenti a come utilizziamo le cambiate, che possono essere anche manuali sulle AT6 o anche l'acceleratore, devo dire che i consumi non sono niente male. Appunto, 0 piede di fata, abbiamo comunque potuto raggiungere un dato ottimo di circa 17 km per litro di gasolio. Concludendo le nostre impressioni su questa Citroën C3 Cross 2021, va detto che sicuramente restiamo in attesa di qualche dotazione in più, chiaramente non su questa generazione che è pur sempre un refresh di un progetto del 2017, quanto però la prossima generazione, che sicuramente sarà al passo coi tempi. Penso soprattutto alla nuova, con la nuova C4 che abbiamo provato in questo test drive qui in alto nelle schede, sempre grazie agli amici di Auto Club Group. Sto parlando di una dotazione che magari potrebbe prevedere, che so, una strumentazione totalmente digitale dietro il volante. Questa è comunque molto pratica e ben leggibile, però chiaramente potrebbe essere implementata con la completa digitalizzazione, o ancora una gamma che in futuro, noi lo prevediamo qui su WeDrive, sicuramente verrà completata con delle motorizzazioni ibride o, perché no, totalmente elettriche. Quindi restiamo in attesa di scoprire se la prossima generazione di Citroën C3 Cross avrà nel suo listino anche la E-C3 Cross. Sicuramente arriverà. Ora però, mentre il sensore sugli specchietti mi ricorda che quest'auto ha anche la presenza del blind spot, quindi del sensore del riconoscimento dell'angolo cieco, direi che è il caso di tornare in concessionaria degli amici di Auto Club per andare un po' a scoprire quali sono le versioni, gli allestimenti, ma soprattutto i prezzi di questa Citroën C3 Aircross 2021. I prezzi per la nuova Citroën C3 Aircross partono da 19.800 euro. 5 gli allestimenti, di cui uno in edizione limitata, la C-Series. Partiamo però dalla più essenziale, dalla base. Stiamo parlando della Live, per salire poi alla Feel, e poi le più accessoriate, la Shine e la Shine Pack. Ora voglio sapere da voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate dei cambiamenti e anche in generale della sostanza di un'auto così di successo come la C3 Aircross. Vi ricordo che la precedente generazione ha venduto ben 330.000 unità dal 2017 ad oggi, niente male. Se vi è piaciuto questo test drive lasciateci un bel like, e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti? Vi basterà iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e non perdervi tutti gli aggiornamenti sul mondo dei motori a 4 e a 2 ruote sul nostro sito e su tutte le piattaforme social su cui potete trovarci. Vi basterà cercare wedrive.tv.